Sono nato e cresciuto, diciamo, in una società molto legata più di oggi alla natura, specialmente qui nel Basso Salento. Quindi ancora la musica si viveva normalmente, naturalmente. Quando arrivava come adesso il mese di giugno ci si trasferiva in campagna. La sera, quando si finiva, si cenava insieme davanti alla pagliara sull'acqua. C'era sempre chi cacciava il tamburello, chi buttava dei passi di ballo, chi cantava una canzone. Mio nonno era uno specialista. E poi chiaramente crescendo di rock, di jazz, suonavo la batteria, poi ho seguito la mia strada di artista come attore, quindi il mio desiderio era proprio stare il più lontano possibile da questo territorio e quindi parto all'avventura. Poi arrivo a Berlino, mi misuro con tanti artisti di altre parti del mondo. A un certo punto questa città comincia a starmi stretta, ora riemergono i ricordi. Pensavo di fare un lavoro di 10-15 giorni e sto ancora qui a suonare pizziche e a ballare. Il 90 rientro da Berlino e il 93 nasce Officina Zoè, con Cinzia, Donatello Pisanello, altri amici, e Edoardo Winspir, molto importante, un regista. All'inizio Officina era un contenitore di arte, dove c'era danza, c'era cinema, c'era teatro, c'era la musica, c'era la cucina. Quello che abbiamo cominciato a raccontare noi è che il mondo è bello perché è colorato, perché ogni luogo c'è un suo profumo, un suo odore, un suo sapore. La cosa più importante, credo, di questa rivoluzione è questo, che non abbiamo raccontato solo il dolore, ma è diventata anche gioia e affermazione di essere, anche di esistere. Io devo dire che nato nel 93, proprio a ridosso di questa mondo rivoluzione, forse l'ho vissuta tutta questa Sì. fase qua. Io mi ricordo anche quando ero più piccolino che un pochettino mi vergognavo, no? Nel senso di, no? Di avere quel contesto diverso dagli altri. Poi dopo invece, col passare degli anni, cambiava la società, ma cambiavo anche io, cominciavo a rendermi conto di questa cosa e cominciavo a viverlo con orgoglio. Ma anche le persone che mi circondavano mi vedevano in modo diverso, no? Ci ho messo un pochettino a maturare questa consapevolezza. Mi sono reso conto del valore, no? Di questo patrimonio che porto dentro di me, che ho vissuto forse sin dalla pancia di mia madre. Insomma. Io poi sono percussionista come mio padre e la mia musica sono sicuro che si riflette tanto anche, no? Di quella tradizione appunto ritmica. Casa della Pizzica è una maniera appunto di proporsi alternativa. Non è più l'artista, no? Che viaggia, che incontra il pubblico, se vogliamo, ma sono gli ospiti appunto a venire a casa dell'artista, dove l'artista non solo si esibisce in qualche modo, no? A fine della serata, ma è anche quello che va a preparare proprio i pasti, no? Si rivoluziona il rapporto, stai più sul palco, non c'è più la distanza. E vivere una dimensione che è più vicina in realtà poi a quella della tradizione vera, no? E la tradizione, quella vera, si tramanda da core a core senza manco una parola. Almeno questo così succedeva.